Siamo a fine stagione, manca un paio di settimane e poi chiuderanno le acque salmoidi. Siamo tornati in un torrente dell'Appennino, le condizioni oggi sono particolarmente difficili perché non piove semplicemente da un mese e mezzo e quindi abbiamo a che fare con livelli bassi e pesci molto diffidenti. In questo torrente poi ritengo che siano diffidenti anche a condizioni normali, però oggi sarà veramente molto difficile. Speriamo di trovarne qualcuno disponibile e cercheremo di adattarci a quello che vediamo e, come sempre, valuteremo metro dopo metro scegliendo l'approccio corretto. Vediamo ora la realizzazione della Elk Hair Caddis, un dressing molto semplice, imita una sedge, quindi un tricottero, di facile e veloce realizzazione, mosca buona per i torrenti ma anche per i fiumi del piano. Ora vedremo come affrontare questo tratto. Non mi aspetto sinceramente un granché perché livelli bassi, pesce molto diffidente, non è mai un bel binomio, però la sfida è anche accettare le giornate complicate e cercare di ottimizzare. Anche un paio di catture potrebbero anche essere belle in una giornata difficile. Io da sempre ricerco le trote native, il pesce selvatico, quindi qua sicuramente se riusciamo a vedere qualcosa non saranno pesci in emissione, ma saranno pesci comunque che in questo ambiente si riproducono naturalmente. Sarà una partita a scacchi, io la affronterò a secca, vediamo se alternando magari la pesca in caccia a magari una pesca, non dico in schiuso, ma con effimere più modeste, se riusciamo a vedere qualcosa. E poi chiaramente aggiusteremo in base a quello che vedremo nel fiume. Oggi per affrontare questo torrente userò una canna in bambù di 6 piedi, una canna alla quale sono molto legato, per coda 4, un terminale non eccessivamente lungo e un tip abbastanza robusto, più che altro che mi servirà per lanciare senza troppi problemi mosche anche voluminose come sedge o magari dei terrestri se dovrò utilizzarle. È una pesca che viene fatta, io spero anche di pescare il suo pesce visibile, ma se non lo vediamo andremo a cercarlo in caccia nei posti dove una trota dovrebbe stare.
Le zone che frequento, quindi diciamo i torrenti dell'Appennino e anche della Garfagnana, sono popolati da trote native di due ceppi fondamentalmente. Abbiamo la nostra mediterranea, che è il nostro autoctono, accanto al quale convive una trota atlantica che oggi non è più oggetto di immissione, però è una trota omnipresente perché negli anni 70 veniva seminata in grande quantità. È una trota, a mio parere, ha una grande dignità, è una trota molto bella e quindi quando la trovo vado oltre i discorsi alloctona, è un pesce selvatico e per me il discorso finisce lì. Questa trota in particolare, io non sono un ictiologo, ma come possiamo vedere è un pesce selvatico perché se guardate le pinne questo è un pesce abituato a confrontarsi con situazioni complicate. Ha una puntinatura variegata, rossa e nera, forse l'alone bianco intorno ai puntini rossi ci dice che questo ibrido ha più i caratteri dell'Atlantica rispetto alla Mediterranea, però in ogni caso è un pesce bellissimo che è salito con decisione sulla mosca e ha fatto un bel combattimento. Questa seconda trota invece, al contrario di quella precedente, è una mediterranea, è anch'essa un ibrido, ma qui forse i caratteri sono un pochino più delineati. Abbiamo delle macchie par molto definite, una puntinatura un po' più fitta e una macchia preopercolare veramente marcata. Quindi con la mia limitatezza, perché comunque, ripeto, non sono un ictiologo, ma avendone viste tante, questa credo che sia una trota a fenotipo mediterraneo. La giornata è andata come pensavo, giornata difficilissima, il pesce era attivo a intermittenza, molto suscettibile a causa dei livelli veramente bassi. Ora ci incamminiamo nel viaggio di ritorno e magari scendendo continuerò a dare un'occhiata al torrente, tante volte vedessi qualcosa che all'andata mi è scappato.